Allora, dato che si avvicina Carnevale, ho pensato di fare la cicirchiata. Allora, anziché farla però tutta gialla, la voglio fare bianca e nera, quindi utilizzeremo anche il cacao. Partiamo subito con gli ingredienti. E adesso 3 uova, 2 cucchiai di zucchero, la buccia di un limone, 2 cucchiai di limoncello e 30 grammi di olio di semi, un cucchiaio di cacao amaro, 100 grammi di mandorle tostate con la buccia, un barattolo di miele, questo è da 700 grammi ma va benissimo anche da 400 grammi. E per ultimo farina 00, 450 grammi. Andiamo alla preparazione delle nostre palline. Come prima cosa prendiamo una terrina o anche una bowl, ci mettiamo le nostre 3 uova, le sgusciamo, 1, 2 e 3 e aggiungiamo i nostri 2 cucchiai di zucchero, quindi sono 1 e 2. Adesso con l'aiuto di una frusta a mano mescoliamo il tutto fino a rendere il composto bello omogeneo. Una volta ottenuto questo composto abbastanza omogeneo, prendiamo l'olio e ce lo versiamo e prendiamo il nostro limoncello e ce lo versiamo. Diamo un altro colpetto di frusta a mano. Fatto questo, possiamo aggiungere la scorza di limone grattugiata. Ok, una volta amalgamati tutti gli ingredienti principali, passiamo alla farina. Inizialmente utilizzeremo direttamente il nostro contenitore, quando poi l'impasto diventerà un po' più consistente lo possiamo mettere sulla spianatoia per lavorarlo un pochettino a mano. Allora iniziamo col mettere un po' di farina per volta e mescolare così, aiutandoci finché è possibile con questa frusta, dopodiché io prenderò la spatolina in questo caso. Ok, continuiamo con l'aggiungere la farina, facciamoli assorbire per bene, piano piano. Quando vedete che l'impasto comincia a essere un po' più consistente, quindi più difficile da lavorare con la spatola, prendiamo la spianatoia. Una volta presa la spianatoia ci versiamo un po' di farina a pioggia, la allarghiamo, prendiamo il nostro bel impasto e lo versiamo al centro. Una volta versato l'impasto sulla spianatoia ci aiutiamo o con le mani oppure, se lo avete, potete utilizzare il tarocco, che è questa spatolina qui che vi aiuterà ad incorporare la farina senza farvi attaccare tutto l'impasto alle mani, soprattutto all'inizio che è molto appiccicoso. Quando l'impasto comincia a essere più consistente potete utilizzare le mani. Una volta che il composto risulterà abbastanza omogeneo, compatto ma ancora morbido, lo tagliamo più o meno a metà. Ecco qua, questa sarà la parte bianca e qua invece ci andiamo ad aggiungere il cucchiaio di cacao amaro che abbiamo detto in precedenza e andiamo a lavorarlo per incorporarlo al composto. Qua, una volta inglobato il cacao si vedono ancora un po' le venature, ma questo adesso lo facciamo riposare di modo che l'impasto assorba bene il cacao. Quindi mettiamo sia l'impasto al cacao che l'impasto giallo vicini, li copriamo e li lasciamo riposare per circa mezz'ora. Ecco qui, trascorsa mezz'ora le nostre palline sono pronte per essere lavorate. Prendiamo un po' di farina, ce la cospargiamo perché potrebbero essere leggermente appiccicosi e cominciamo da questo più chiaro. Prendiamo un pezzettino di impasto, mettiamo un po' di farina sempre sulla spianatoia. Allora prendete la pallina di impasto e rilavoratela con un pochettino di farina, dopodiché cominciamo a fare il nostro salamino. Prima di iniziare a fare ciò, mi raccomando, mettete a scaldare l'olio. Se volete facilitarvi, tagliate a metà l'impasto così. Ecco qua, fate tanti salamini, dopodiché li tagliate a piccoli tocchetti e cominciate a tagliare. Fateli non troppo grandi perché in frittura ricrescono e dopo diventano delle bombe atomiche. Dopodiché prendete i tocchetti che avete appena fatto e li mettete su un vassoio infarinato così, in maniera che non si attaccano. Per essere sicuri ci versate pure un po' di farina sopra. Ecco qua. E continuate così per tutti quanti. Una volta terminato con l'impasto giallo possiamo continuare con l'impasto nero. Le
nostre palline pronte, adesso possiamo iniziare la frittura. Prima di friggere prendiamo un po' di palline e le mettiamo in un colapasta in modo da passare la farina in eccesso. Scotoliamo un pochettino la farina in eccesso e li mettiamo a friggere. Eccoli qui, adesso sono pronti, adesso che sono dorati sono pronti per essere scolati. Una volta che le palline sono fritte, passiamo a caramellarle con il miele. Quindi prendiamo un bel contenitore capiente, tipo questo qui d'acciaio, ci mettiamo circa 250 grammi di miele all'interno. Ecco qui, adesso che il miele sta cominciando a dorare e a diventare un po' più scuretto, versiamo tutte le nostre palline. Aggiungiamo anche le mandorle, mescoliamo il tutto. Dopodiché, se volete metterli nei pirottini, preparate dei pirottini oppure li versate sul vassoio per dare la forma. Una volta terminate le palline, passate alla decorazione. Con le palline colorate, con le codette colorate, con quello che avete in casa, li fate tutti colorati. Ecco qua, una volta terminate le varie composizioni, facciamo raffreddare di modo che il miele si compatti e si indurisca un pochettino e poi le potrete gustare. Ciao ciao! Ho fame. Che sapore spaziale! Mettete mi piace alla pagina e iscrivetevi, mi raccomando. Ciao ciao!